puoi modificare il testo. E dove lo salvo? Dove lo salvo il testo? Al posto di Catman ci metterò qualcos'altro. M7. Capsule, se scrivo come un coso. Allora, M7 lo possiamo lasciare grande, qui dobbiamo fare un po' più piccolo il carattere. Bello così, mi piace. Allora, vediamo, Ok, mi piace. Frank Sinatra sputazzava su questa capsula. Lo so che ti sembra strano che Frank Sinatra sputazzasse, ma let me play with Jupiter and Mars, let me play, quando diceva play, sputazzava sulla capsula. La capsula dell'epoca del 1950, anche quando cantava lui con il suo U47, per esempio, in studio, era una capsula come questa, sì, vedi, bella sottile, si chiama M7. La capsula M7 è stata creata dal signor George Neumann dentro la Geffel, nella Germania dell'Est. Era realizzata in PVC e c'erano pochi produttori in grado di fornire quella materia. Il PVC è un ottimo componente per le finestre, ma si è rivelato essere debole nel tempo, usato sulle capsule microfoniche. Nel 1952 viene registrato il marchio Mylar, ma il polietilene treftalato, conosciuto come PET, è chiamato anche Sustadur PET, Zelamide 1400, Arnite, Tecapè, Impet, Erinite, Ertalite, Ostafan, Polystar, Melinex e Mylar Films, e le fibre Diolen, Tergal, Terital, Terilene e Trevira. E questo materiale è stato usato dalla fine degli anni 50 al posto del PVC. Non gettate le vostre bottiglie per l'acqua. Torniamo in studio. Dice, perché ti interessa tanto la capsula M7? Sta tornando di moda in mezzo a quelli che fanno il do it yourself, fatelo da solo, e che non è la pippa, ma sono i microfoni, quelli che se lo costruiscono, perché i cinesi hanno ricominciato a produrre questi tipi di capsule e sembrano anche piuttosto interessanti, hanno una bella capacità di raccogliere il suono, bello morbido, un po' simile alla 67, sì, quindi sempre vintage, ma non troppo 67 che è molto scura, un po' più vicina alla C12 ma non così chiara, una via di mezzo tra la 47 e la 67. Ed ha il suo bel perché. Allora dici, ma perché non me la fai sentire su quel microfono? Ce l'hai già montato? Gli ho tirato via la testolona perché devo sostituirla. Qui ci rimetto la 67 così me lo tengo com'era, questo qui e quell'altro con la 47. Ne avevo due uguali, potevo fare il confronto. In realtà non lo posso fare perché è un problema. Questa capsula è un filino rumorosa. Sai quel shh che fa sotto? Ecco, su questo microfono che è già al limite del rumore accettabile, se gli metti una capsula ancora con meno guadagno, e questa ha un po' meno guadagno, fa troppo rumore. In cucina. La capsula M7, un pezzo di storia che sta vivendo un momento di rinascita e tornando di moda. E io voglio metterla alla prova sul mio fedele T-Bone SC1100. Questo oggetto iconico, da molti considerato un simbolo di stile e innovazione, è stato creato con cura e precisione per offrire un'esperienza unica e coinvolgente. La sua forma affusolata e aerodinamica, abbinata alla sua struttura robusta, lo rendono perfetto per affrontare ogni tipo di sfida che si presenti sulla strada. Sono ansioso di sperimentare la sua potenza e accelerazione, mentre attraverso le strade con fiducia, sapendo di avere tra le mani un autentico pezzo di storia. La mia attesa è piena di eccitazione e anticipazione, perché so che con il mio T-Bone SC1100 e la capsula M7 sarò in grado di conquistare qualsiasi percorso con stile e sicurezza. Non vedo l'ora di vivere questa avventura emozionante e scoprire tutto ciò che la capsula M7 e il mio T-Bone SC1100 possono offrire. No, perché è una figata pazzesca l'AI in queste cose, cioè nel senso nel montaggio, perché mi ha riconosciuto i silenzi, è andato è un plugin come quelli che uso nell'audio, però sono molto più efficaci adesso, quindi voglio dire, ho fatto una cosa lunghissima perché ci ho messo un pezzo a generare tutto il video che adesso ti faccio vedere e mi ha fatto tutti i tagli da solo, poi dopo io sono andato mano a mano a togliere anche della roba che non avevo capito, per cui un bel po' di montaggio, però voglio dire un buon 30-40% del montaggio, e non lo so ancora usare bene, l'ha fatto lui, mi ha generato, è bello, I love it.
un uomo dan e capelli lunghi, oddio, pizzetto brizzolato, un uomo grasso. Se gli metto che ho 50 anni, questo qua mi fa vecchio come il mio bisnonno. Comunque sui 50 anni mettiamoci giovanile, grasso ma giovanile, con bandana e capelli lunghi, pizzetto. Mostra al pubblico, quindi a questo punto c'era anche espone. Il video è Quacked, upgrade force shorter. Comunque adesso mi sta facendo 4 secondi di video sulla base di una descrizione che gli ho dato. Un uomo grasso sui 50 anni, brizzolato col pizzetto, i capelli lunghi e la bandana. Giovanile. 60%. This content was flagged by our content policy. Ho violato le loro nudity. Ok. Addio. Non ci credo. Allora, dice, le richieste e gli output che includono fanno riferimento a nudità, violenza, contenuti sessualmente espliciti o altri argomenti offensivi. Questo è un elenco non esaustivo. Runway si riserva il diritto di aggiornare il suo approccio alla moderazione e violazioni ripetute. Possono portarlo alla cioè, se io continuo a chiedere di mostrare un microfono con una capsula M7, io che sono un uomo giovanile di 50 anni con i capelli lunghi, il pizzetto brizzolato, giovanile, potrei essere espulso dal sistema perché l'intelligenza artificiale mi ritiene offensivo della capito? Mostra al pubblico, forse è quello il funzionamento, perché mostra al pubblico potrebbe avere capito o pensato è una parola grossa, che esibiva qualcosa, poi sai, giovanile, brizzolato, capelli lunghi, eccetera. Va bene, facciamo così. Lo sta rigenerando. Io mi ricordo che negli anni 70 c'erano dei giornaletti, Postal Market in particolare, che vendeva degli oggetti simili a questo, con delle signore che si facevano la barba praticamente, e sopra c'era scritto vibro massaggiatore per viso. Non avevo mai capito cosa fosse quella cosa lì finché una mia amica mi ha fatto vedere di cosa si trattava. Sono rimasto allibito, andava a batterie. Non c'erano le batterie ricaricabili, no, neanche USB, bisognava metterci proprio le grosse batterie. Ah, stessa cosa, guarda! Capelli lunghi e pizzetto brizzolato, spiega il funzionamento del microfono. Forse la parola espone, la parola sarebbe stata espone, che me ne ha già fleggati 2, perché erano atti osceni in luogo pubblico. E mo? 69. Sono io che ho dei problemi a parlare con queste macchine, cioè genero 2 video e me li flaggano tutti e 2 per atti osceni. È inquietante. Si dissolve. Non poteva lasciarlo andare via. L'ha dissolto come è come se stesse dicendo: uomo, io farò di te il nulla. Però ci ha messo gli occhiali, vedi? Il fatto che, fammelo rivedere, beh, non è venuto male, cioè voglio dire, non è una brutta immagine. Non mi somiglia. E poi gli occhiali, quel modello lì, no, non è lo stesso. Poi non ha i capelli lunghi, sì, lunghi li ha intesi lunghi. Il pizzetto, c'è questa barba che non si fa da 20 giorni, in cui si vanno a intrappolare anche la pastina, soprattutto quella sottile, sai, quella piccolina, le stelline che vanno a finire in mezzo alla base, è troppo lunga, poi diventa una cosa. Poi ci bevi la birra, ti si forma tutto la schiuma sui baffi, devi fare così proprio. Se hai il raffreddore sei finito, caccoli che ballano, no, troppo lunga, no, poi ti devi lavare spesso, qui sei tutto merdo, sembri uscito. Infatti lo dissolve, guarda. Poi ti devi lavare spesso, qui sei tutto merdo,
sembri uscito. Infatti lo dissolve, guarda. Stavo cercando di capire alcune cose, perché, vabbè, ogni volta che apro un progetto con Filmora è diverso, cioè quando si è salvato si è chiuso, ma quando lo riapri ci sono delle clip che si sono unite, hanno deciso di fare delle cose, non è che puoi dire fammi rivedere l'audio, dove l'hai messo? No, è scomparso, devi andare a prendere la clip, riprenderla, ripulirla, rimontarla, vabbè, ma... Poi dici, beh, sai cosa c'è? Lo userò per tutto l'anno, faccio CapCut, Filmora, anzi la stessa cosa, l'interfaccia è uguale, identica. E fanno più o meno le stesse cose in abbonamento. Ci sono una serie di cose che scopri di non avere nel tuo abbonamento, quindi c'è un abbonamento, ma se vuoi anche qualcos'altro c'è. È come quando vai da comprarti la macchina. Vorrei un'autovettura, benissimo, le interessano gli sportelli? No, ci metto le tende, figura. Sì, certo che mi interessa. Bene, costa 1.200 euro in più. C'è una offerta speciale sul freno, perché se no non c'è il freno, puoi mettere giù i piedi se vuoi, se no costa 2.000 euro in più. C'è anche il volante, ti interessa il volante, altrimenti gli mettiamo un bastoncino e può guidare. Cioè, mi sembra quella vecchia storia delle auto vendute in questo. No, adesso nelle auto c'è tutto, c'è qualsiasi cosa, c'è anche l'omino che ti fa il caffè, figurati, è per dire, ma questa è tutta roba così, hai capito? È tutto a pezzettini, tutti in affitto, meno di un caffè al giorno. Io sto prendendo un sacco di caffè. È che si è rotto lo gnomo, no? Quindi devo mettere a posto i 2 pezzettini, perché il vento li ha fatti cadere. Però io volevo montare la capsula, questa qui, la M7. Chissà se me lo dice. Aspetta un attimo, facciamo una prova. Potresti dirmi come si monta una capsula M7 su un gnomo da giardino? Certo, ecco, come potresti montare una capsula M7 su un gnomo da giardino? Prima di tutto, verifica che la capsula M7 sia compatibile con il materiale del tuo gnomo da giardino. Se necessario, prepara un adattatore o un supporto per fissare la capsula al gnomo. Potrebbe essere necessario creare un piccolo supporto o una base dove la capsula possa essere fissata in modo sicuro. Assicurati che la capsula sia fissata saldamente. Potresti dover usare colla forte, viti o altre forme di fissaggio a seconda dei materiali. Una volta montata, controlla che la capsula sia ben stabile e sicura. Non dovrebbe muoversi o cadere. Ricorda che la sicurezza è importante, quindi assicurati di prendere tutte le precauzioni necessarie durante il montaggio. Se non sei sicuro su come procedere, potrebbe essere utile consultare un esperto o un manuale specifico per la capsula M7. Grazie. Questo è un microcacciavite, forse. Ma forse un po' piccolo. La sicurezza è importante. Sono sexy, guarda. Naturalmente questo è un microfono unidirezionale, quindi funzionerà solo una capsula, sperando che non sia necessario che funzionino tutte e due, perché potrebbe anche succedere quello. Va bene, vediamo. Quella è la parte anteriore, quindi questa è la parte anteriore. Di conseguenza devo mettergli un po' di colla qui dentro, perché altrimenti quando cercherò di aprirlo la capsula resterà su, quindi ci vuole un po' di colla. Fa vedere. Allora, bello,
Quello che stai sentendo in questo momento è ho preso il Neumann, l'ho messo qui perché tu abbia un riferimento, come sempre cerco di darti un riferimento acustico, sonoro, che sia riconoscibile. Non c'è niente attaccato alla mia pollo, lo vedi qui, no? Vedi che lì davanti non c'è niente, cioè non ci sono preamplificatori, limiter, non c'è nulla, assolutamente. Così entro ed è quello che stai praticamente sentendo. Quello che c'è di fronte a me apparecchiato c'è l'87i in posizione cardioide, 12 dB di rumore di fondo, questo è mediamente il suo rumore di fondo in posizione cardioide, e quindi quando ho montato la M7 che si trova su questo microfono la prima volta su un altro microfono che avevo già, perché c'è già la 47 montata, chissà, volevo sentire la differenza, faceva shhh, così. Perché il microfono era molto rumoroso con quell'elettronica. Allora ho pensato, il microfono NT1A è estremamente silenzioso, è facilissimo da smontare e sistemare, perché c'ha proprio due fili, è una cosa molto, molto facile. Certo, io avevo preso la capsula in versione con tutte e due le capsule funzionanti, quindi in realtà potevo fare un figura 8, un omnidirezionale, un multipattern, come si chiama, no? Però che mi importa? Tanto non lo userei mai così, forse non lo userò comunque, però l'esperimento lo faccio. Diciamo, me lo fai sentire sto microfono? Sì, eccolo, un attimo. Questo è il microfono con la M7. Senti forse tanti rumori di fondo? No, pochissimo. È talmente basso il rumore di fondo che ti consente di usare questo microfono anche per fare delle cose molto silenziose. Sai, quelle cose che si fanno negli audiolibri in cui si racconta tutta questa cosa, questa storia, oppure si fanno gli ASMR dove vai, adesso ti gratto lì dietro dove non riesci ad arrivare con le mani e fai sentire i rumori, no? E che quello che ascolta con la cuffietta sente proprio che tu gli stai grattando la schiena lì dove non arrivi, come gli orsi. Questo è l'ASMR gratta orso. E fai questo rumore qua. Lo puoi fare perché non c'è tanto rumore di fondo e quindi però è molto, come dire, sensibile alle basse, quindi un antipop ci vuole. Mettiamogli anche un antipop e usiamolo sto benedetto antipop su sto microfono, che hai sentito come suona bene rispetto all'U87 che diciamo è il riferimento. L'87 è un po' più in faccia, sì, così in cuffia in questo momento lo sento così. Il 47, perché poi io la differenza che volevo sentire era con il 47, che qui suona bello alto, c'è un po' di guadagno in meno, così almeno siamo più pareggiati come suoni. Te lo faccio sentire. Salve, sono un U47, sì, NT1A con la capsula 47 montata diversi anni fa. È sempre rimasto lì, in archivio. Credo di averlo più usato dopo quel video. Però mi era piaciuto. Risentirlo oggi mi fa piacere perché effettivamente, nonostante siano tempi da microfoni abbastanza chiari, questo microfono mi dà soddisfazione. Bello, bello. Ha un bel suono. Se è troppo cupo, gli metti il passalto e ti passa la paura. Senti che non scricchiola nelle frequenze alte. In effetti l'avevo messa per quello, perché mancava di medie alte. Questo è un microfono che porta fuori medie e tagliuzza un po' le alte, in modo che non ci siano troppe cose là per aria che vanno a prendere il rumore della bocca, eccetera. Però il difetto che aveva è che diventava molto scuro. Così praticamente, senti che ci sono tutte queste frequenze basse, sono tante, veramente tante, che vanno a camuffare poi anche le altre. È un po' eccessivo, quindi va usato col passa alto attivo, l'80 Hz che filtra, quella roba lì. Ecco, la M7, mo ci arrivo, eccola qua, è un po' meno cupa. Madonna mia, scusa. Cupa, cupa lipa, cupa lipa, pa. Cupa lipa, pa. La distruggo la capsula se faccio così. È un po' meno cupa, hai capito? Però è molto bella, non perde eccessivamente in freschezza in alto. Poi uno la può anche equalizzare se vuole, però voglio dire, fa la sua bella figura per fare delle letture, perché è molto silenzioso. Mi piace veramente. Se ci metti un passalto diventa un po' più simile ad altri microfoni che ci sono in giro adesso, che hanno questi suoni un pochettino più medio alti, ma non eccessivamente forti sulle frequenze alte. È una bella storia, sì. Devi sapere che questa capsula, così te la faccio sentire un po',
È una capsula che è nata, ma direi alla fine degli anni 40, più o meno, no, metà degli anni 40, giù di lì, in quel periodo. E Gheorghe fece questa capsula che era un'innovazione, tolgo il passalto, era un'innovazione per l'epoca. E questa innovazione finì sull'U-47 ed è molto meglio ricordare, per esempio, che nell'U-47 ci aveva cantato, per esempio, Frank Sinatra. Noto mafioso della musica americana, Sinatra cantava su questo microfono fantastico. Sono molte le immagini di lui che canta accanto a questo microfono, forse sono state comprate, sono state fatte con l'intelligenza artificiale all'epoca, perché negli anni 50 si racconta che già si studiava l'intelligenza artificiale, capito? Quello che stai sentendo adesso, per esempio, è lo stesso microfono di prima, l'NT1A silenziosissimo, che monta una 47, lo puoi andare a vedere in un vecchio video che ho fatto diversi anni fa, porca miseria, avevo meno capelli bianchi. Comunque, senti che è molto più cupo questo qua. Ti dicevo della 47. Prima che facessero l'U87, che è il microfono che stai sentendo adesso, fecero il 67, ma all'epoca c'era il 47, che era quello dove Sinatra appunto cantava. Ancora adesso lo fanno il 47, valvolare, non valvolare, lo imitano tutti, perché ha un suono che piace veramente tanto, hai capito? Ma i produttori di capsule cinesi hanno detto "Wanchi on lo sotoya", che significa perché non facciamo una bella capsula alla M7 come la faceva come si chiama Georg Neumann un sacco di anni fa? E hanno detto sì, va bene, facciamola. Così i gruppi del fatele da solo, le tue attrezzature, inteso do it yourself, si chiamano così, hanno cominciato a mettere in circolazione voci sulla capsula M7. E siccome anch'io me ne faccio tante da solo di attrezzature dove posso, sono andato su questi siti, ma veramente, ma cos'è questa M7? Mi sono cominciato a studiare sta cosa e alla fine ne ho presa una. Ho preso una capsula M7. Volevo sentire qual era la differenza tra la M7 e la 47, perché se la 47 ha sostituito la M7 dovrebbe suonare allo stesso modo, ma non avere i problemi della M7. Quali erano i problemi della M7? Così intanto tu senti la capsula. Torno alla 47, che è un po' più aperta, leggermente, però c'ha tutti sti bassi sotto. Sì, ci vuole un passalto sotto. Se ci metto un passalto suona un pochettino meglio, forse sì. E dicevo, qual era il problema? Ah sì, il materiale con cui veniva costruito. Mi sembra che fosse Teflon, o comunque non era Teflon, il Teflon è quello di Tegami. C'era sopra una sostanza plastica che però degradava molto facilmente. E quando Frank Sinatra ci sputava sopra, dopo aver bevuto un whisky e fumato una sigaretta, quelle dell'epoca erano poi piene di catrame, questa qua lavorava peggio. E così nel giro di breve tempo i fonici delle case di registrazione hanno detto: senti, ma Frank ci sputa sulle capsule, rovina tutto, costa un sacco di soldi, i dollari, e allora perché dobbiamo importare DJ Germania? Erano gli anni 50, appena finita la guerra, c'era un po' di problemi perché sai, il piano Marshall, dai un sacco di soldi all'Europa, è stato un periodo difficile e così hanno deciso, no, non hanno deciso loro, però i tedeschi nel 58 hanno smesso di fare questa capsula perché degradava molto facilmente. Ma anche la nuova 47, ci ritorno sopra, che è questa, non è che fosse fatta già con i materiali con cui viene fatta oggi, che sono il Mylar per esempio, che dura molto di più. Cioè, voglio dire, se tengo il Mylar di là e ci faccio degli esperimenti, anche se lo tocco per sbaglio, siccome io sono un po' zaclone, come si dice, zaccolone, c'è uno che fa un po' di cose così alla cavolo, do it yourself, non smette di funzionare. E là invece erano molto morbide, molto delicate, terribilmente delicate, per cui si sarebbe sentita la differenza, capito? Torno sull'87. E così hanno cominciato a fare la 47, ma hanno cambiato anche qualcos'altro nel microfono, perché altrimenti il microfono non avrebbe suonato allo stesso modo. Abbiamo sentito che c'è differenza tra le due capsule. Vabbè che non è la stessa roba questa, cioè, questa è roba che arriva dalla Cina, la roba tecnica interna, cioè se facciamo delle misurazioni vere tra quelle vere e queste qui che sono le copie non saranno la stessa cosa, quindi non ci interessa assolutamente niente, quello che ci interessa è sentire se suona bene o no. Ora, ci ritroviamo tra le mani un microfono io sto parlando perché tu possa sentirlo, un microfono da credo 35-40 euro.
Sì, comprato su eBay così per te li tirano nella schiena perché ormai non li vuole più nessuno, però nuovo costa ancora una bella cifra, mi sembra quasi 200 euro, però se ce l'hai vecchio, usato, non lo usi più, non ti piace il suono che fa, ci puoi mettere dentro o una RK47, l'ipotesi 1 era questa, non l'ho fatto sentire perché io non l'ho fatto, ma ci può stare sopra anche una C12 come capsula che è un pochettino più, cioè, meno pesante della 47, oppure c'è questa via di mezzo che non è niente male, che è appunto la M7, questa nuova capsula che però è più vecchia di tutte le altre perché è la nonna di tutte le capsule che noi abbiamo qui. Poi ci deve essere anche stata la bisnonna, ma quella non ho avuto il piacere di conoscerla, ma la nonna mi sembra che funzioni piuttosto bene. Perché sull'NT1A? Perché è terribilmente silenzioso, talmente silenzioso e così facile da montare e smontare che è facile farci degli esperimenti e sentire come suonano le capsule, pur all'interno di un'elettronica che è quella della Rode, dell'NT1, l'NT1A però, l'NT1A, che essendo così silenzioso ti consente di assaporare meglio il sapore di queste capsule, che non sono le capsule del caffè, ma sono le capsule della Neumann, sì, perché di fatto arriva tutto da lì. Capito? Ti è piaciuta allora la M7? Adesso stai sentendo la 47, che l'avevo messa di fianco anche all'U87, che è questo, che non è questo l'U87, però cavolo suona veramente bene, posso dire che mi piace veramente tanto. Cos'è sta luce che arriva da sotto? Guarda che c'ho l'ombra, posso fare i giochi delle ombre, quelli gli uccellini, quella roba strana. Oppure quella roba che si fa a teatro, dove sei tutto preso nella recitazione, sotto ci sono i bambini che ti guardano e hanno paura, tu non li vedi, tu vedi solamente il suggeritore, non ti ricordi la battuta e allora dici al suggeritore: qual era la battuta?